Dopo la morte di Alessandro Magno, il suo immenso impero si frantumò. Nacquero regni enormi. L'Egitto tolemaico, l'impero seleucide, il regno dei Parti, la Battriana. Giganti che controllavano milioni di persone e territori immensi. Ma tra questi colossi esisteva anche un piccolo regno. Un regno che almeno sulla carta non avrebbe mai dovuto competere con loro. Eppure riuscì a diventare uno dei più ricchi, colti e influenti del mondo ellenistico. Una città che costruì una delle biblioteche più grandi dell'antichità. Commissionò opere d'arte ancora oggi considerate capolavori assoluti. Sconfisse potenti nemici e invece di essere conquistata, fu lei stessa a scegliere il proprio destino. Dopo aver raccontato l'Egitto tolemaico, l'impero seleucide, il regno dei Parti e il regno greco-battriano, oggi torniamo in Asia Minore, perché qui sorse uno dei più straordinari regni successori di Alessandro, un regno che avrebbe lasciato un'eredità enorme alla civiltà occidentale. Questa è la storia del regno di Pergamo. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Per capire come nacque il regno di Pergamo, dobbiamo tornare ancora una volta al 323 a.C., l'anno della morte di Alessandro Magno. Senza un successore adulto capace di governare, il suo immenso impero precipitò nel caos. I generali iniziarono una lunga serie di guerre. Da queste guerre sarebbero nati i grandi regni ellenistici, ma Pergamo non nasce come gli altri. L'Egitto nacque grazie a Tolomeo, l'impero seleucide grazie a Seleuco, la Macedonia rimase agli Antigonidi. Pergamo invece inizialmente non era nemmeno un regno, era soltanto una fortezza. Pergamo sorgeva nell'odierna Turchia occidentale, su un'imponente altura naturale, una posizione praticamente perfetta. Da qui era possibile controllare l'intera valle del fiume Caico e le principali vie di comunicazione dell'Asia Minore. Ma il suo vero valore non era soltanto strategico, era economico. Dopo le guerre dei Diadochi, il re Lisimaco, sovrano della Tracia e di parte dell'Asia Minore, decide di utilizzare Pergamo come deposito del proprio immenso tesoro. Secondo le fonti antiche, all'interno della fortezza vengono custoditi circa 9.000 talenti d'argento, una cifra astronomica. Parliamo di centinaia di tonnellate di metallo prezioso, uno dei più grandi tesori dell'intero mondo ellenistico. E qui entra in scena un personaggio che almeno inizialmente nessuno avrebbe visto come destinato a fondare una nuova dinastia. Il suo nome era Filetero. Filetero era un ufficiale di fiducia di Lisimaco. Aveva il compito di costruire la fortezza e soprattutto di sorvegliare quell'immenso tesoro. Per anni svolse fedelmente il proprio incarico, ma nel 281 a.C. tutto cambia. Lisimaco affrontò Seleuco nella decisiva battaglia di Corupedio. Lo scontro terminò con la morte di Lisimaco. Il suo regno si dissolse in pochi giorni. Pergamo rimase improvvisamente senza un sovrano e Filetero si ritrovò improvvisamente padrone della città e del più grande tesoro dell'Asia Minore. Ed è qui che avrebbe potuto fare ciò che avevano fatto tanti altri generali di Alessandro: proclamarsi re, iniziare una nuova guerra, tentare di costruire un impero. Ma Filetero scelse una strada completamente diversa, e fu proprio questa scelta a rendere Pergamo completamente diversa dagli altri regni successori. Pur riconoscendo formalmente, almeno nei primi anni, l'autorità dei Seleucidi, Filetero governò Pergamo come un regno sempre più autonomo. Utilizzò l'enorme ricchezza della città non per conquistare nuovi territori, ma per costruire. Rafforzò le mura, finanziò templi, favorì il commercio, trasformò quella che era stata una semplice fortezza militare in una città destinata a diventare una delle capitali culturali del Mediterraneo, senza combattere grandi battaglie, senza guidare immense conquiste. Filetero aveva appena gettato le fondamenta di uno dei regni più straordinari dell'intera età ellenistica. Nei primi decenni, Pergamo sembrava ancora una piccola potenza regionale, ma presto sarebbe arrivato un sovrano destinato a cambiare completamente la sua storia e a trasformare quella piccola fortezza in uno dei simboli principali della civiltà ellenistica. Alla morte di Filetero, il potere passò al figlio adottivo e nipote Eumene I. Fu lui il primo sovrano a comprendere che Pergamo non poteva limitarsi a sopravvivere, doveva crescere, e per farlo era necessario liberarsi definitivamente dell'influenza seleucide. Per decenni, Pergamo aveva vissuto sotto la protezione dell'impero seleucide.
Ma ormai quel grande impero stava iniziando a mostrare le prime crepe. Eumene capì così che era il momento perfetto per rendersi indipendente. Nel 261 a.C., Eumene affrontò il re seleucide Antioco I Sotere. Lo scontro si conclude con una sorprendente vittoria di Pergamo. Per la prima volta, quella piccola città riusciva a sconfiggere uno dei più grandi regni dell'età ellenistica. Da quel momento, Pergamo divenne di fatto un regno indipendente. Negli anni successivi, il regno iniziò lentamente a espandersi. Nuove città entrarono nella sua sfera di influenza. Il commercio aumentò. Le ricchezze accumulate da Filetero permisero di mantenere un esercito efficiente senza gravare eccessivamente sulla popolazione. Ma il vero salto di qualità sarebbe arrivato col sovrano successivo. Un uomo destinato a cambiare completamente il destino di Pergamo. Il suo nome era Attalo I. Quando Attalo salì al trono, Pergamo era ormai una realtà importante. Ma una grave minaccia incombeva sull'Asia Minore. Stiamo parlando dei Galati, popolazioni celtiche provenienti dall'Europa centrale, che dopo una lunga migrazione si erano stabiliti nell'attuale Anatolia. Per anni avevano imposto tributi alle città della regione. Molti sovrani preferivano pagarli piuttosto che affrontarli. Attalo prese una decisione diversa. Nel 241 a.C., Attalo inflisse ai Galati una pesante sconfitta. Una vittoria che ebbe un enorme valore simbolico. Pergamo non era più soltanto una città ricca, era diventata una potenza militare. Fu proprio dopo questa vittoria che Attalo assunse ufficialmente il titolo di Basileus, cioè re. Nasceva ufficialmente il regno di Pergamo. Da questo momento, Pergamo entra definitivamente tra i grandi protagonisti del mondo ellenistico. Pur non raggiungendo mai l'estensione dei Seleucidi o dei Tolomei, diventa uno dei regni più rispettati del Mediterraneo orientale. Se c'è una cosa che rese davvero unica Pergamo, non furono soltanto le vittorie militari, fu ciò che i suoi sovrani decisero di costruire. Mentre molti regni investivano soprattutto negli eserciti, Pergamo investì nella cultura. I sovrani attalidi avevano capito una cosa fondamentale: un regno non si rende immortale soltanto con le conquiste, ma lasciando opere che sopravvivano ai suoi stessi re. Ed è esattamente quello che fecero. Sulla sommità dell'Acropoli sorse una delle biblioteche più celebri del mondo antico, la Biblioteca di Pergamo, seconda soltanto a quella di Alessandria d'Egitto. Migliaia di rotoli venivano copiati, conservati e studiati. Dobbiamo pensare che filosofi, medici, poeti e storici raggiungevano Pergamo da tutto il Mediterraneo. La città divenne rapidamente uno dei principali centri culturali dell'ellenismo. Secondo una celebre tradizione antica, proprio a Pergamo venne perfezionato l'uso della pergamena, un supporto scrittorio ottenuto dalla pelle degli animali, più resistente del papiro, più facilmente conservabile. Anche se gli storici discutono su quanto questa invenzione sia realmente nata qui, è certo che Pergamo contribuì enormemente alla diffusione della pergamena in tutto il Mediterraneo. Ed è proprio dal nome della città che deriva ancora oggi la parola pergamena. Pensate all'importanza di questa invenzione. Per secoli il sapere sarebbe stato tramandato grazie a questo materiale, un'eredità che sopravvive ancora oggi nel nostro linguaggio. Ma il simbolo assoluto della città resta il suo monumento più celebre, l'altare di Pergamo. Costruito nel II secolo a.C., rappresentava il trionfo della civiltà ellenistica. Il gigantesco fregio raffigurava la gigantomachia, la lotta tra gli dei dell'Olimpo e i giganti, un'opera di una qualità artistica straordinaria. Ancora oggi è considerato uno dei massimi capolavori della scultura ellenistica. Quando osserviamo l'altare di Pergamo, non stiamo guardando soltanto un monumento. Stiamo osservando il manifesto politico di un intero regno. Un piccolo regno che voleva presentarsi come difensore della civiltà greca. E per molti aspetti ci riuscì davvero. Nel II secolo a.C., Pergamo aveva ormai raggiunto il suo massimo splendore. Era una città ricca, sicura e ammirata da tutto il Mediterraneo. Ma una nuova potenza stava rapidamente emergendo in Occidente. Una repubblica destinata a cambiare per sempre gli equilibri del mondo antico. Stiamo parlando di Roma. Mentre Pergamo raggiungeva il suo massimo splendore, in Occidente Roma stava cambiando la storia. All'inizio del II secolo a.C., la Repubblica Romana aveva ormai sconfitto Cartagine nella Seconda Guerra Punica. Ora
Il suo sguardo era rivolto verso la Grecia e l'Asia Minore. Per Pergamo si apriva una scelta decisiva: combattere Roma oppure allearsi con lei. I sovrani attalidi compresero qualcosa prima di molti altri. Roma non era una potenza destinata a sparire. Era il nuovo protagonista del Mediterraneo. E per questo decisero di stringere un'alleanza destinata a cambiare il destino del regno. Attalo I ed Eumene II divennero tra i più fedeli alleati della Repubblica Romana. Pergamo fornì denaro, navi, soldati e appoggio politico. In cambio, Roma garantiva protezione contro i Seleucidi e contro le grandi potenze dell'Asia Minore. Una collaborazione che avrebbe portato enormi vantaggi a entrambe le parti. Lo scontro decisivo arrivò con Antioco III il Grande. Il sovrano seleucide tentò di riconquistare l'antico impero asiatico. Conquistò vaste regioni dell'Anatolia e arrivò perfino in Grecia. Roma reagì immediatamente. Nel 190 a.C., nella celebre battaglia di Magnesia, l'esercito romano, affiancato proprio dalle truppe di Pergamo, inflisse ai Seleucidi una sconfitta devastante. Quella battaglia segnò un punto di svolta. Per la prima volta, Roma diventava la principale potenza anche del Mediterraneo orientale, e Pergamo ne usciva estremamente rafforzata. Con il trattato di Apamea nel 188 a.C., Antioco III fu costretto a cedere gran parte dei suoi territori dell'Asia Minore. Una parte consistente di quelle terre passò proprio al regno di Pergamo. Fu il momento della sua massima espansione territoriale. Da piccola fortezza costruita su una collina, Pergamo era ormai diventata uno dei regni più potenti dell'intero Oriente ellenistico. Le ricchezze aumentavano, nuovi monumenti venivano costruiti, le arti continuavano a prosperare. Sembrava l'inizio di una nuova età dell'oro. Ma quella stessa alleanza con Roma che aveva reso grande Pergamo avrebbe segnato anche la sua fine. Nel 138 a.C. salì al trono Attalo III. Fu un sovrano molto diverso dai suoi predecessori. Non era un grande comandante e non cercò nuove conquiste. Le fonti antiche lo descrivono come un uomo introverso, interessato soprattutto alla botanica, alla medicina e agli studi scientifici. Attalo III non aveva figli, e questo pose un problema enorme. Chi avrebbe governato Pergamo dopo la sua morte? Nel 133 a.C. Attalo III prese una decisione destinata a sorprendere il mondo antico. Nel proprio testamento lasciò l'intero regno di Pergamo alla Repubblica Romana, non a un generale, non a un parente, non a un altro re ellenistico, proprio a Roma. Fu un evento senza precedenti. Un intero regno passava pacificamente sotto il controllo romano. Naturalmente, la transizione non fu completamente pacifica. Un aristocratico di nome Aristonico, che sosteneva di appartenere alla famiglia reale, si proclamò sovrano con il nome di Eumene III. Scoppiò una guerra. Per alcuni anni, Roma dovette combattere per prendere realmente possesso del territorio. Ma alla fine la rivolta fu sconfitta. Pergamo divenne ufficialmente la provincia romana dell'Asia. È curioso pensare che tra tutti i regni successori di Alessandro Magno, Pergamo fu l'unico a non essere realmente conquistato. Fu infatti il suo stesso re a scegliere di affidarlo a Roma. Una decisione ancora oggi discussa dagli storici. Fu un gesto di lungimiranza? Oppure la semplice ammissione che ormai nessun regno ellenistico avrebbe potuto fermare l'espansione romana? Probabilmente un po' entrambe le cose. Anche sotto il dominio romano, Pergamo non perse immediatamente il proprio prestigio. La città rimase uno dei principali centri culturali dell'Oriente. Le sue biblioteche continuarono ad attirare studiosi. I suoi templi continuarono a dominare l'Acropoli. E il suo immenso patrimonio artistico continuò ad affascinare chiunque vi arrivasse. Ma ormai l'età dei grandi regni ellenistici stava lentamente tramontando e il Mediterraneo stava diventando sempre di più un mare romano. Quando il regno di Pergamo entrò a far parte della Repubblica Romana, la sua storia politica era terminata, ma la sua vera eredità stava appena iniziando. Roma non trovò soltanto un nuovo territorio, trovò una delle città più ricche, organizzate e culturalmente avanzate del mondo ellenistico. Pergamo divenne rapidamente una delle capitali della nuova provincia romana dell'Asia. Le sue strade continuarono a riempirsi di mercanti, le sue biblioteche continuarono ad accogliere studiosi, i suoi templi continuarono a dominare l'Acropoli
e la città rimase per secoli uno dei grandi centri culturali dell'Oriente romano. È curioso osservare come Pergamo sia riuscita a ottenere ciò che molti altri regni non riuscirono mai a conquistare. Non vinse grazie alle dimensioni del suo esercito. Non costruì un impero immenso come quello dei Seleucidi. Non possedeva le ricchezze inesauribili dell'Egitto tolemaico. Eppure seppe costruire un qualcosa di molto più duraturo: la propria identità. La biblioteca di Pergamo continuò a essere uno dei simboli del sapere antico. La tradizione narra che quando l'Egitto limitò l'esportazione del papiro per ostacolare la crescita della biblioteca rivale, a Pergamo venne perfezionato l'utilizzo della pergamena. Anche se oggi gli storici discutono questa vicenda, è certo che il nome stesso della città è rimasto legato per sempre a questo materiale. Ancora oggi, quando pronunciamo la parola pergamena, stiamo inconsapevolmente ricordando il regno di Pergamo. Anche la sua arte sopravvisse ai secoli. L'altare di Pergamo rappresenta ancora oggi uno dei vertici assoluti della scultura ellenistica. Le figure sembrano muoversi, combattere, respirare. Un capolavoro capace di influenzare generazioni di artisti. Attraverso l'arte, l'architettura e la cultura, Pergamo continuò a vivere molto oltre la scomparsa del suo regno. E forse proprio questa è la lezione più importante che ci lascia Pergamo. La forza di un regno non si misura soltanto dal numero dei suoi soldati o dall'estensione dei suoi confini. Si misura anche dalla capacità di lasciare qualcosa che continui a parlare alle generazioni future. E Pergamo ci riuscirà davvero. In poco più di un secolo, una fortezza costruita per custodire un tesoro divenne uno dei fari della civiltà ellenistica. Un piccolo regno capace di competere con i giganti del suo tempo. Un alleato decisivo di Roma, una capitale della cultura e una delle eredità più preziose lasciate dall'immenso mondo creato da Alessandro Magno. Il regno di Pergamo scomparve, ma la sua influenza non smise mai di esistere. Con Pergamo termina un altro capitolo della straordinaria storia dei regni successori di Alessandro Magno. Abbiamo visto come dopo la morte del grande conquistatore, il suo impero non si limitò a dividersi. Generò civiltà completamente nuove: l'Egitto tolemaico, l'impero seleucide, il regno dei Parti, il regno greco-battriano e oggi Pergamo. Ognuno di questi regni ha lasciato un'eredità diversa, chi nella politica, chi nella guerra, chi nell'arte e chi nella cultura. Ed è proprio questo che rende l'età ellenistica uno dei periodi più affascinanti della storia, perché il viaggio non è ancora finito. Nel prossimo video parleremo di un altro dei grandi regni successori di Alessandro Magno, il Regno del Ponto, una potenza che sfiderà direttamente Roma con uno dei suoi sovrani più celebri. Stiamo parlando di Mitridate VI Eupatore, ed è proprio da qui che ripartiremo nel prossimo video di Polis.